Oggi ti mostriamo come portare in tavola un panettone soffice a basso contenuto di zuccheri, senza farine raffinate e fantastico da farcire. Tutto questo è possibile grazie a un ingrediente magico che sta rivoluzionando la pasticceria e la panificazione senza glutine e low carb: la cuticola di Psilio, una fibra naturale estratta dalla pianta Plantago ovata. È molto più di un semplice addensante. Quando si idrata forma un gel vischioso che lega gli ingredienti e lavora come un sostituto naturale del glutine, dando struttura agli impasti. Se mi segui fino alla fine, ti racconterò nel dettaglio tutti i benefici che questa fibra straordinaria può avere sul metabolismo, sulla digestione e sulla tua quotidianità in cucina. La vera sfida senza glutine e low carb delle feste è lui, il panettone. Per ottenere sofficità e alveolatura tipica, lo Psilio è affiancato da altri alleati: fibra di bambù per la struttura e yogurt greco per umidità e morbidezza. Insieme al lievito, questi alleati aiutano a sollevare l'impasto e a creare una mollica incredibilmente soffice e meno friabile. E ora rimbocchiamoci le maniche. Per prima cosa, in una ciotolina sciolgo 5 g di lievito secco di birra in 20 g di acqua tiepida, insieme a un cucchiaino di miele o zucchero di cocco. Lascio attivare per circa 10 minuti. Intanto preparo la base secca. In una ciotola grande versa 120 g di farina di mandorle, 25 o 30 g di fibra di bambù, 10 g di psilio finissimo, 30 g di inulina, 50 g di eritritolo o zucchero di cocco, 5 g di lievito vanigliato. Per dare un tocco aromatico aggiungi anche 5 g di farina di cocco e un cucchiaino di spezie natalizie a tuo piacimento. Mescola bene per eliminare i grumi e distribuire le polveri in modo uniforme. Ora passiamo alla parte umida. In una seconda ciotola rompi 3 uova intere e aggiungi un albume. Unisci poi 120-125 g di yogurt greco, 80 g di burro fuso tiepido. Aggiungi poi scorza di arancia e di limone. Monta bene con le fruste fino a quando il composto aumenta di volume e diventa chiaro e cremoso. Noi per motivi tecnici abbiamo usato la frusta manuale, ma per un risultato migliore monta con frusta elettrica. A questo punto il lievito è attivo, lo verso dunque nella ciotola con gli ingredienti umidi e mescolo delicatamente fino ad ottenere un composto omogeneo. Ora è il momento di creare l'impasto. Verso gradualmente la parte liquida nel mix di polveri, mescolando con una spatola o una frusta, e se l'impasto risulta troppo denso aggiungo 50-55 g di acqua. L'impasto deve rimanere morbido, cremoso, simile a un pan brioche molto denso. Lascio poi riposare per 10 minuti e in questo tempo lo psilio, la fibra di bambù e l'inulina assorbono i liquidi e stabilizzano l'impasto, preparandolo così alla lievitazione. In alternativa puoi anche utilizzare lievito istantaneo attivandolo meglio con un cucchiaino di aceto di mele. Trascorsi i 10 minuti incorpora 40-50 g di gocce di cioccolato fondente e lavora l'impasto con delicatezza, giusto il necessario per distribuire uniformemente. Trasferisci l'impasto in uno stampo da panettone da 500 g, livella la superficie e se vuoi aggiungi in cima qualche goccia di cioccolato in più o delle mandorle a lamelle sottili. Metti a lievitare lo stampo nel forno spento con la luce accesa per 1 o 2 ore, finché l'impasto avrà aumentato di circa la metà il suo volume. Quando è pronto, cuoci in forno statico a 170 gradi per 35-45 minuti. Se vedi che la superficie scurisce troppo, copri il panettone con un foglio di alluminio e prosegui la cottura. Una volta sfornato, lascia raffreddare il panettone completamente prima nello stampo e poi su una griglia. Il profumo è incredibile, la consistenza è morbida, umida, aromatica, un panettone low carb che non sembra affatto low carb. Continuate a seguirci perché sta per arrivare una puntata interamente dedicata alle ricette natalizie con tante idee dolci e salate per una tavola low carb completa e indimenticabile. Ora vediamo in che modo lo psilio continua ad agire positivamente sul tuo organismo anche dopo la cottura del panettone. Lo psilio è quasi pura fibra solubile e i suoi benefici non si perdono in forno. Una volta ingerita, questa fibra assorbe acqua e forma un gel che attraversa tutto il tratto digestivo. Questo gel rallenta in modo significativo l'assorbimento dei carboidrati e dei grassi del pasto. Aumentando il volume nello stomaco, lo psilio crea anche un senso di pienezza duraturo. Sul fronte intestinale la sua azione è davvero particolare. Funziona come un regolatore universale. In caso di stitichezza ammortisce
ammorbidisce e aumenta la massa fecale facilitandone l'eliminazione. In caso di diarrea, invece, assorbe i liquidi in eccesso aiutando a compattare le feci. In più lo psilio agisce come prebiotico, nutrendo i batteri buoni del microbiota. Questo sostiene le difese immunitarie, mantiene la salute della mucosa intestinale e ha un effetto spesso lenitivo per chi soffre di colon irritabile. Lo psilio è un prezioso alleato, ma ha le sue regole. Nei prodotti da forno, come questo panettone, è generalmente ben tollerato. Se però decidi di assumerlo puro come integratore, è fondamentale accompagnarlo sempre con abbondante acqua per evitare problemi intestinali o di deglutizione. Prima di apportare cambiamenti alla tua alimentazione, ricordati sempre di parlarne con il tuo medico o nutrizionista, in particolare se prendi farmaci per glicemia, colesterolo o tiroide, perché lo psilio può modificarne l'assorbimento. E tu conoscevi tutti i benefici dello psilio? Scrivilo nei commenti. Se questo video ti è stato utile, metti like, iscriviti al canale e condividilo con chi ama un Natale più leggero ma pieno di gusto. Ci vediamo nella prossima puntata.